Quando cerchiamo l'approvazione degli altri, il valore che diamo a noi stessi rischia di essere in balia di qualcosa che non possiamo controllare. Cercare continuamente di compiacere le altre persone, di guadagnarsi la loro simpatia o stima e vivere sempre in funzione di quello che gli altri pensano di noi, non solo ci condanna ad una vita di ansia e frustrazioni, ma ci impedisce di esprimere il nostro potenziale e la nostra autenticità. Se infatti la percezione del valore che abbiamo di noi dipende da qualcosa che è fuori dal nostro controllo e che spesso è volubile e superficiale, come il giudizio altrui, è facile rimanere delusi e peggiorare il nostro umore. Inoltre, ciascuno di noi ha un potenziale unico che rischia di svalutarsi o rimanere inespresso se scegliamo di vivere cercando l'approvazione o cercando di compiacere gli altri. Ciò non vuol dire che non dovremmo mai condividere nulla o ignorare il punto di vista degli altri, ma bisogna essere consapevoli che ciascuno di noi merita la propria stima in quanto persona, indipendentemente da quello che riusciamo a fare o dal giudizio che gli altri hanno di noi. Il focus della nostra autostima deve risiedere nell'accettazione di quello che siamo e nella consapevolezza del nostro valore intrinseco in quanto essere umano che ha caratteristiche uniche e talenti originali, e non su quello che riusciamo a realizzare, su come appariamo al mondo esterno o sul valore percepito dai nostri amici o colleghi di lavoro. Il problema è che non sempre siamo consapevoli che stiamo agendo per compiacere gli altri, perché siamo talmente condizionati dalla società che richiede un modello di comportamento e un prototipo di funzionamento sociale che lo facciamo in maniera inconscia. Scegliamo un tipo di lavoro perché condizionati dalle aspettative di qualcuno, o scegliamo un partner solo perché non tolleriamo di restare soli. Oppure ci dedichiamo ad attività che non ci piacciono solo per compiacere gli altri o perché è socialmente giusto fare in questo o quel modo. Per questo occorre uno sforzo di consapevolezza e un lavoro di introspezione e analisi interiore per conoscere la nostra natura più profonda, i nostri desideri più intimi e portarli alla luce. Oltre la nebbia dei condizionamenti sociali e del tu devi. Senza questo passaggio rischiamo di vivere continuamente con il pilota automatico e agire e comportarci come gli altri si aspettano o desiderano e non come noi riteniamo veramente giusto per noi. Bisogna capire che il nostro benessere viene prima di ogni altra cosa e questo benessere passa anche attraverso l'espressione pura della nostra autenticità e della nostra natura più profonda. Porre al centro del nostro focus il nostro stato d'animo e la nostra felicità non vuol dire comportarsi in maniera egoista o rinunciare al mondo esterno. Significa essere consapevoli che meritiamo tutto il nostro rispetto e la nostra compassione. Prenderci cura di noi, anzitutto, è un segno di maturità e saggezza. Soltanto se ci siamo presi cura prima di noi possiamo realmente essere di supporto agli altri. Altrimenti l'azione rischierà di essere faticosa o incoerente, perché è originata da uno spazio di disequilibrio e disallineamento. È importante quindi prendersi quotidianamente o almeno settimanalmente uno spazio tutto per noi, per guardarci dentro e per chiederci come stiamo. L'analisi e l'introspezione sono strumenti potenti per la nostra crescita personale e spirituale, perché ci obbligano a fermarci nella corsa incessante delle nostre vite e metterci in discussione. Prendersi del tempo per se stessi, per una meditazione o una passeggiata nella natura,
o per ascoltare il proprio respiro, ci riporta più facilmente in contatto con la nostra natura profonda. Ci fornisce una pausa dallo stress della vita quotidiana e ci fornisce uno strumento per recuperare le energie, ripristinare l'equilibrio emotivo, capire cosa stiamo facendo e dove stiamo andando, e prendere le distanze da ciò che ci può fare del male. La pratica della meditazione e della consapevolezza ci insegna quando è il momento di allontanarci da situazioni o persone che possono farci del male. Ci insegna a discernere ciò che è giusto per noi da ciò che non lo è e ad assumere il controllo di noi stessi, liberandoci dall'attaccamento alle altre persone, al loro giudizio o a eventi esterni che non dipendono da noi. Quando viviamo emozioni positive o negative, è facile farsi coinvolgere eccessivamente e rischiare di restare bloccati in pensieri ripetitivi o ossessivi. Ma bisogna capire che tutto ciò che accade là fuori deve fare il suo corso e noi non possiamo né dobbiamo controllarlo. Vorremmo trattenere i momenti belli vissuti con una persona, ma bisogna lasciare spazio al nuovo. Questo non vuol dire che non dovremmo più farci coinvolgere o vivere emozioni ed esperienze di vita, ma solo che queste devono avere sempre alla base uno spazio di consapevolezza che ci permetta di renderci conto che non possiamo mai trattenere nulla, né possedere un'altra persona, né controllare le reazioni degli altri, né collezionare momenti belli vissuti, perché tutte queste cose devono fare il corso loro e devono evolversi in maniera naturale, senza forzature e senza costrizioni artificiose. Tutto ciò è in perenne divenire e solo l'accettazione di questa cosa, scevra da qualsiasi attaccamento morboso, ci permette di osservare le cose per ciò che sono realmente e di vivere appieno le nostre vite. La pratica della meditazione e della consapevolezza ci insegna, inoltre, quando è il momento di lasciarsi andare alle emozioni, di farsi coinvolgere, e quando invece è il caso di prendere le distanze da persone o situazioni. Comprendere le nostre emozioni, contestualizzarle, capire quando è il momento di assecondarle e quando invece è il caso di fermarsi e fare un passo indietro, è un esercizio che richiede costanza e coraggio. Per concludere, ti lascio un esercizio che può aiutarti nella direzione in cui abbiamo parlato. Prova ad avere un diario in cui trascrivi le emozioni che vivi durante le tue giornate. Prova a raccontarle a te stesso o a te stessa. Può essere un modo per iniziare a prendere consapevolezza del tuo mondo interiore. Ti ringrazio per avermi dedicato del tempo e spero che tu abbia trovato delle parole che risuonano con te e ti siano da stimolo e motivazione per la tua vita.